Buongiorno. Conferme, sempre nuove conferme che arrivano dall'archeologia israeliana, conferme in sostanza la storicità della Bibbia. Questo è per me molto importante perché come sapete io sono un sostenitore del fatto che la Bibbia abbia un concretissimo fondamento storico e quindi queste conferme servono ad avallare questa mia convinzione e poi queste conferme servono anche perché rendono ancora più intrigante un'altra situazione di cui però vi dico alla fine di questa chiacchierata, perché adesso voglio riferirmi ad un preciso evento storico che è l'invasione del regno di Giuda da parte degli Assiri nell'VIII secolo prima di Cristo. Questo evento viene raccontato dalla Bibbia e in particolare queste conferme ci arrivano dagli scavi che archeologi dell'Università di Gerusalemme e dell'Università dell'Oklahoma hanno condotto nel sito di Lachis, un centro abitato più o meno a 40 km da Gerusalemme. Che cosa hanno trovato questi archeologi? Poi leggiamo che cosa dice la Bibbia. Questi archeologi hanno trovato la prova dell'assedio che Sennacherib ha posto a Lachis e degli strumenti che ha utilizzato per conquistarla. In particolare hanno trovato i resti e quindi hanno ricostruito con un modello teorico la rampa che Sennacherib ha fatto costruire per poter sfondare le mura della cittadina. Una rampa lunga circa 25 metri che Sennacherib ha fatto costruire facendo trasportare pietre immaginano 2 catene di uomini che hanno lavorato per quasi un mese ininterrottamente, quindi hanno utilizzato sia schiavi sia persone, abitanti del posto, diciamo costretti a condurre questi lavori forzati e hanno costruito questa rampa sulla quale sono state posizionate le macchine da guerra e in particolare l'ariete col quale poi sono state sfondate le mura. E l'ariete, sapete, viene fatto altalenare, legato con delle catene e in quel sito sono state trovate anche delle catene di ferro. Quindi questo gruppo di archeologi ha trovato la conferma di questo racconto storico che si trova nella Bibbia, ma non solo nella Bibbia. Peraltro loro sono partiti per fare questa campagna di scavi sia dalle fonti bibliche sia dalle fonti accadiche e poi hanno proceduto attraverso ovviamente gli scavi, attraverso fotografie fatte con i droni e quindi sono arrivati a tirar fuori questa documentazione importantissima dell'assedio della città di Lachis e il periodo nel quale si svolgono questi eventi è intorno al 701 a.C., periodo in cui regnava Ezechia, regnava in Giuda. E di questo Ezechia, tra l'altro, è stato trovato anche un sigillo che voi potete vedere, contiene delle immagini molto interessanti, perché contiene un disco alato, che era un tipico simbolo egiziano, e l'Ankh che tutti riconoscono. Ora, il regno di Giuda, in effetti, in quel momento, contava sull'aiuto dell'Egitto per poter evitare la conquista da parte degli Assiri. E quindi questo sigillo rappresenta ancora una volta una ulteriore conferma, anche perché gli studiosi hanno ricavato da questa scrittura in ebraico antico il significato di appartenente a Ezechia, figlio di Achaz, re di Giuda. Tra l'altro, forse qualcuno di voi ricorderà che io ho parlato in uno dei video della inesistente profezia di Isaia sulla Vergine che concepirà e partorirà un figlio a cui sarà dato nome Emanuele, ed questa profezia viene tradizionalmente attribuita a Gesù Cristo. In realtà avevo fatto vedere e fatto rilevare come
già anche la conferenza episcopale tedesca abbia finalmente preso atto di questo fatto, quella profezia non esiste perché quei versetti si riferivano ad Abia o Abia, che era la moglie del re Acaz di Giuda, che nel momento in cui quei versetti venivano scritti era già incinta e stava per partorire quello che sarebbe stato il nuovo re di Giuda, che è proprio questo Ezechia. Quindi, come vedete, le cose si intrecciano e si richiamano l'una con l'altra. Quindi siamo nell'VIII secolo a.C., per quanto riguarda Ezechia ci sono anche dalle fonti bibliche, c'è qualche problema sulla datazione esatta, ma se pensiamo a tutti i problemi che ci sono, ad esempio, nella datazione esatta delle dinastie dei faraoni, dove tutte le date fornite, sappiamo, sono sostanzialmente date verosimili, non date vere, perché anche lì le stesse fonti egizie sono molto contraddittorie, direi che la Bibbia è in ottima compagnia, cioè, come dico sempre, è uno dei tanti testi scritti nella storia dell'umanità e quindi contiene al suo interno errori, ripetizioni, contraddizioni, eccetera. Però la Bibbia ci racconta questo evento e adesso andiamo a leggere. E lo andiamo a leggere prima nel secondo libro dei Re, nel capitolo 18, dove si dice: nell'anno 14 del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese. Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria a Lachis, ecco che siamo arrivati a Lachis perché Sennacherib qui l'aveva già conquistata: ho peccato, allontanati da me e io accetterò quanto mi imporrai. E in effetti poi nel secondo libro delle cronache si dice: in seguito Sennacherib, re d'Assiria, mandò i suoi servitori a Gerusalemme, mentre egli con tutte le forze assaliva Lachis, per dire a Ezechia, re di Giuda, e a tutti quelli di Giuda che erano a Gerusalemme: così parla Sennacherib, re d'Assiria. In chi avete fiducia voi per restare a Gerusalemme assediata? Ecco, l'abbiamo detto, avevano fiducia nell'Egitto, che però in questo caso non ha potuto essere di grande aiuto. E nel libro di Isaia si dice ancora: nell'anno 14 del re Ezechia, siamo nel capitolo 36, Sennacherib, re d'Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese. Il re d'Assiria mandò da Lachis a Gerusalemme dal re Ezechia il gran coppiere con una schiera numerosa per portare questo messaggio. Così dice il grande re, il re d'Assiria: che fiducia è quella nella quale confidi? Domando, forse che la sola parola delle labbra può essere di consiglio e di forza per la guerra? Ora in chi confidi per ribellarti a me? Ecco, tu confidi su questo sostegno di canna spezzata che è l'Egitto, che penetra nella mano forandola a chi vi si appoggia. Tale è il faraone. Quindi abbiamo conferme incrociate continue. In effetti il faraone d'Egitto non è stato di aiuto, tant'è che Sennacherib ha conquistato sostanzialmente il regno di Giuda, salvo la città di Gerusalemme, e il re d'Assiria impose a Ezechia, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Ezechia consegnò tutto il denaro che si trovava nel tempio del Signore e nei tesori della reggia. In quel tempo Ezechia fece a pezzi i battenti del tempio del Signore e gli stipiti che egli stesso, re di Giuda, aveva ricoperto con lamine e li diede al re d'Assiria. Quindi abbiamo la testimonianza biblica, abbiamo la testimonianza archeologica collocata proprio lì in Israele, ma non basta, abbiamo anche il racconto di Sennacherib, cioè il re di Assiria ci ha lasciato la sua visione di quella vicenda. E sentiamo come ce la racconta. Il testo è tratto dal cosiddetto Prisma di Sennacherib o Prisma di Taylor, dal nome di quello che l'ha scoperto nel 1830. Si trova al British Museum ed è un parallelepipedo esagonale, quindi con le scritte sulle 6 colonne dei lati. E nella
colonna numero 3, Sennacherib ci racconta proprio questa vicenda biblica e dice esattamente questo. Quanto a Ezechia del paese di Giuda, che non si era sottomesso al mio giogo, assediai e conquistai 46 forti città cinte di mura a lui appartenenti e le innumerevoli piccole città dei loro dintorni, per mezzo di una successione di attacchi portati da solide torri, da accostamento di arieti, da attacchi di fanti, da perforazioni e di brecce e con l'utilizzazione di macchine d'assedio, esattamente ciò che ha trovato l'archeologia proprio nel sito di Lachis. Quanto a lui, Ezechia, gli imposi, come dice la Bibbia, di pagare 30 talenti d'oro, 800 talenti d'argento, e Ezechia li ha consegnati assieme a antimonio scelto, blocchi di cornalina, letti d'avorio, poltrone d'avorio, pelli d'elefante, avorio, ebano, ogni sorta di cose, un pesante tesoro e le sue figlie, delle donne del suo palazzo, dei cantori maschi e femmine, e quindi Ezechia fece consegnare questo tributo e fece atto di sottomissione. Ma al British Museum non abbiamo soltanto questo prisma di Sennacherib con questa scritta, abbiamo anche un bassorilievo che rappresenta proprio l'assedio portato da Sennacherib e che costituisce una delle fonti alle quali ha attinto l'archeologia per condurre questa campagna di scavi. Quindi qui ancora una volta siamo di fronte ad una conferma precisa di un fatto raccontato nella Bibbia. Una conferma che, lo ripeto, arriva dall'archeologia, e quello è lì, è un documento che si tocca con mano, e che arriva da un racconto esterno. Non è la prima volta, perché forse qualcuno ricorderà quando ho parlato della stele di Mesha. Mesha era il re di Moab, che era conosciuto dalla Bibbia, citato nella Bibbia, che ci racconta della guerra combattuta contro di lui, mentre a sua volta Mesha, re di Moab, nella sua stele, racconta della guerra che lui ha combattuto contro quelli di Yahweh, così li chiama lui. Quindi la Bibbia trova conferme all'esterno, trova conferme nei documenti esterni, e questo è un fatto importantissimo. Un fatto importantissimo, come dicevo all'inizio, perché conferma la storicità della Bibbia nei confronti di chi sostiene che la Bibbia sia semplicemente un insieme di racconti tutti inventati e che non abbia supporto documentale, che quindi non sia un libro di storia. Ma questo però si collega anche ad un altro fatto, ad una domanda. Ma se ci sono tutte queste conferme archeologiche, parliamo soprattutto di quelle archeologiche, nella terra di Israele, conferme archeologiche tra l'altro che proseguiranno sicuramente, perché l'archeologia israeliana si è come scatenata, nel senso che hanno deciso effettivamente di partire dalla Bibbia come libro storico e prendere di lì riferimenti per condurre scavi su tutto il territorio e trovare le conferme, cercare le conferme a ciò che dice la Bibbia. Ma allora, visto che siamo di fronte a queste scoperte archeologiche che non fanno altro che confermare la Bibbia, collocandone le vicende in Israele, la domanda è: come mai io ho contribuito con Cinzia Mele 2 anni fa a scrivere questo libro, Gli Dei Baltici della Bibbia, che esamina le corrispondenze tra ciò che dice la Bibbia e i territori del nord Europa, e adesso c'è un altro libro, sempre con Cinzia Mele, nel quale le ricerche si sono ulteriormente approfondite. Ecco, questo preferisco però spiegarvelo in un altro video, perché preferisco farlo avendo il nuovo libro in mano, sfogliando il libro, per farvi capire come proprio in presenza di queste scoperte che si incrementeranno, la situazione si sta facendo sempre più affascinante e intrigante. Ciao, grazie e alla prossima.